Beh, io non ho frequentato università, quindi te ne posso parlare un po' di riflesso per persone che conosco e per le loro opinioni, per quello che sento dire, quindi prendi tutto un po' con le pinze. Però secondo me le università soffrono quello che soffre poi qualsiasi istituzione in questo momento storico. E cioè c'è un veloce cambiamento e tutto invecchia a una velocità impressionante e anche le università sono invecchiate, cioè il sistema, le priorità che danno, è tutto un po' spostato e tutto tarato su un mondo che già quasi non esiste più. Poi naturalmente dipende anche molto dagli indirizzi e da quello di cui si tratta. Non so, io ho parecchia esperienza con i conservatori perché conosco un sacco di gente, ad esempio, che ha fatto conservatorio, che è una, diciamo, una forma di università, non è proprio un'università, però secondo me condivide un po' quel problema lì, nel senso che ecco, la musica è comunque una materia che si rivoluziona in modo ultra veloce e quindi logicamente un'università e un professore di 50-60 anni non ha ben chiaro quali sono le influenze, le nuove radici che si creano, i nuovi modi anche di proporre musica. Quindi sì, è tutto un po' desincronizzato, no? Io credo che un'università, fin tanto che dà delle competenze, che siano tecniche o teoriche su un qualche argomento, le università svolgono quella funzione e comunque se danno delle competenze di un qualche tipo, poi il fatto di poter discutere, di creare nuove idee, io non so se le università nascessero con quell'intento e magari funzionavano. Oggi per venire a contatto con persone che hanno i tuoi stessi interessi e quindi per magari influenzarsi a vicenda e uscirsene con delle nuove proposte o nuove forme filosofiche o artistiche o tecniche. Abbiamo la rete, cioè non serve più quell'edificio lì per incontrarsi, quell'edificio dà le competenze. Io credo che è ancora utile, naturalmente poi parallelamente a che tipo di professori e di insegnanti ci sono dentro, perché i maestri fanno la differenza, non tanto la struttura o l'istituzione in sé, ma un buon maestro ti può comunque insegnare. Logico che dal punto di vista poi creativo o innovativo non c'è bisogno delle università per quello, ci sono altri posti per farlo, altri posti per venire a contatto con persone che hanno i tuoi stessi interessi e che hanno intenzione di magari, con cui magari puoi sviluppare delle idee. E quindi sì, la capacità critica non penso che sia scopo ormai ad oggi dell'università dartela, quella ce la metti tu. L'università ti dà la competenza, si spera, ti dà la competenza teorica, tecnica o quello che è. Però ecco, sì, di base non è colpa delle istituzioni, lei è soggetta a questo velocissimo cambiamento della società, del lavoro, del mondo economico, di tutto quello che ci sta intorno e per forza di cose ogni istituzione che abbiamo oggi puzza già di vecchio, no? Non si può nemmeno pretendere che una cosa così altamente regolamentata e strutturata come può essere un'università cambi alla stessa velocità con cui cambiano le tecnologie o il modo di organizzare la società. Tu immagina semplicemente un giovane universitario di 50 anni fa che studia, che ha studiato, che ha fatto tutto un suo percorso e immaginatelo oggi, è chiaro che lui ha studiato e si è preparato per un mondo che già non esiste più, no? E questo succederà sempre di più. Quindi poi i professori che oggi ti trovi, che tendenzialmente possono aver studiato anche solo 20-30 anni fa, è logico che si sono formati su un mondo che era completamente diverso.
Ora non è che possiamo prendere tutte le università e buttarle nel cesso, è chiaro che è un sistema che non può funzionare e da qui a breve io immagino, ho pochi dubbi che sia così, immagino che arriverà una riforma totale anche di quel tipo di istituzioni là, forse proprio non esisteranno più delle istituzioni passerà tutto per corsi, formazione e poi luoghi dove la gente entra in comunicazione e sviluppa cose, ma ecco, la rete dà tutto quello che serve sia per le informazioni, sia per il contatto, sia per eventualmente, logicamente, aggregare e poi magari creare dei luoghi fisici dove le persone si incontreranno. Io anzi credo, sai, le persone sono spaventate di quest'idea che non ci sarà più contatto, no, fra le persone perché tutto avviene digitalmente. Secondo me è un po' come il discorso artistico, no? Nel momento in cui non serve più incontrarsi, perché comunque puoi comunicare anche semplicemente attraverso la rete, le persone inizieranno a vedere la bellezza proprio dell'incontrarsi, no? E tutto quello che offre una comunicazione, una collaborazione, diciamo, faccia a faccia piuttosto che semplicemente comunicativa. Quindi anche là io credo che paradossalmente tutte queste nuove tecnologie ci porteranno a riscoprire tutta una serie di cose che ora sono vecchie e sono inutili, no? Sia nel mondo del lavoro, mi viene in mente, non so, l'artigianato, quelle cose che è chiaro non servono più. L'artigianato è sempre più arte, c'è semplicemente quel valore artistico di fare qualcosa e costruire qualcosa, non perché serva un tavolo fatto a mano, non ha senso un tavolo fatto a mano, però la bellezza di costruirlo e l'imparare a costruirlo, non so, un mio amico fa il lutaio, va da un signore, si sta costruendo le chitarre, serve, no, spende anche più per costruirsene una, però è lì risale il valore artistico dove l'arte è inutile. Io penso che questo concetto dell'inutilità avrà una inutilità in senso buono, cioè nel senso qualcosa fatto senza scopo. Io penso che è quello che prenderà valore, fare le cose per la bellezza di fare le cose. Io non vedo l'ora che arrivi questo nuovo modo di approcciarsi alla vita, fin tanto che c'è bisogno, noi siamo qua e produciamo quello che serve. Mano a mano che le macchine ci sostituiscono, noi non facciamo le cose perché servono, no? Come si dice. E logicamente un'università che oggi serve appunto a inserirti in un contesto lavorativo, un domani le università magari diventeranno o torneranno ad essere, io non so con che scopo e con che filosofia sono nate, ma diventeranno dei posti dove le persone semplicemente si incontrano e collaborano e sviluppano nuove idee per il piacere di farlo, non perché serve farsi una formazione per essere inseriti in un contesto lavorativo. Quindi anche sì, il concetto di università, come tutto il resto, credo sia destinato ad essere stravolto.